Lezione 1. Accettare il feedback. Ehi Anna, volevo parlarti della presentazione che abbiamo fatto la settimana scorsa. Mi piacerebbe sentire il tuo feedback a riguardo. Ciao Giovanni. Penso che il feedback sia fondamentale per la crescita. Nel complesso, ho pensato che la tua presentazione fosse coinvolgente e istruttiva. Grazie, lo apprezzo. C'erano aree specifiche in cui pensi che potrei migliorare. Sì, credo che potresti lavorare sul ritmo. A volte sembrava un po' affrettato. Prendersi un momento per fare una pausa può aiutare a enfatizzare i punti chiave. Questa è un'ottima osservazione. Spesso mi emoziono e accelero. Lo terrò sicuramente a mente per la prossima volta. È una sfida comune. Esercitarsi davanti a uno specchio o registrarsi può aiutare con il ritmo. L'hai già provato prima? L'hanno fatto, ma sembra una tecnica utile. Ci proverò. Cosa ne pensi delle immagini che ho utilizzato? Le immagini erano fantastiche. Hanno completato bene i tuoi punti. Tuttavia, valuta la possibilità di semplificare alcune diapositive per evitare di sovraccaricare il pubblico. Questo ha senso. Volevo includere molte informazioni, ma la semplicità spesso ha un impatto maggiore. Esattamente. Meno è meglio quando si tratta di presentazioni. Permette al pubblico di assorbire meglio le informazioni. Lo ricorderò per le prossime presentazioni. Credo davvero nel miglioramento continuo, quindi il tuo feedback è prezioso. Ammiro quella mentalità. Accettare il feedback è fondamentale per la crescita personale e professionale. Hai fissato degli obiettivi specifici per la tua prossima presentazione? Sì, ho intenzione di concentrarmi sulla chiarezza e sul coinvolgimento. Voglio assicurarmi che il pubblico si senta coinvolto e connesso all'argomento. È un grande obiettivo. Incorporare elementi interattivi, come domande o sondaggi, può mantenere il pubblico coinvolto. Mi piace l'idea. Potrebbe incoraggiare la partecipazione e rendere la presentazione più dinamica. Hai già utilizzato tecniche interattive? Una volta ho utilizzato un sondaggio dal vivo durante un workshop ed è stato un successo. Il pubblico ha adorato vedere le proprie risposte in tempo reale. Sembra eccitante. Deve aver creato un'atmosfera vivace. Cercherò di incorporare qualcosa di simile. Decisamente. Può fare una differenza significativa nel modo in cui il pubblico percepisce la presentazione. Quale argomento stai considerando per il tuo prossimo? Sto pensando di presentare le capacità di comunicazione efficace. Credo che sia un argomento essenziale per tutti. Questo è un argomento prezioso. Le capacità comunicative sono fondamentali sia in ambito personale che professionale. Come pensi di affrontarlo? Voglio coprire sia la comunicazione verbale che quella non verbale, sottolineando l'importanza dell'ascolto attivo. Questo è un approccio intelligente. L'ascolto attivo viene spesso trascurato, ma è fondamentale per costruire relazioni forti. Esattamente. È sorprendente quanto possiamo imparare dagli altri quando ascoltiamo veramente. Mi assicurerò di evidenziarlo nella mia presentazione. Sono entusiasta di vedere come andrà a finire. Il tuo entusiasmo per il miglioramento continuo risplenderà sicuramente nel tuo lavoro. Lezione 2. Etichetta a tavola. Ehi Anna, stavo leggendo qualcosa sull'etichetta a tavola ed è affascinante quanto c'è da sapere. Ciao Giovanni. È davvero un argomento interessante. Una corretta etichetta può rendere l'esperienza culinaria più piacevole per tutti. Esattamente. Ad esempio, quando arrivi in un ristorante, un host o un hostess ti chiederanno quante persone ci sono nel tuo gruppo. Sì, ed è importante essere educati e fornire tali informazioni in modo chiaro. Dà il tono al resto dell'esperienza culinaria. Giusto? Successivamente, di solito ti guidano al tuo tavolo. Hai notato come la disposizione dei posti a sedere può influenzare la postea? Decisamente. Un tavolo vicino alla finestra può essere adorabile,
mentre un angolo più tranquillo può essere migliore per conversare. Hai una preferenza? Preferisco un tavolo con una bella vista, ma apprezzo anche la privacy. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Concordato. Una volta seduti, è consuetudine aspettare che tutti siano a tavola prima di ordinare da bere. Hai incontrato usanze diverse durante la cena? Sì, in alcune culture è comune brindare prima di iniziare il pasto. È un bel modo per riunire tutti. È vero, la tostatura può aggiungere un tocco celebrativo al pasto. Cosa dici di solito quando brindisi? Mi piace mantenerlo semplice augurando a tutti buon divertimento. E riguarda lo spirito di connessione piuttosto che le parole giusto. Esattamente. Il sentimento è ciò che conta di più. A proposito, pensi che sia importante chiacchierare durante la cena? Assolutamente. Le chiacchiere possono aiutare a rompere il ghiaccio, soprattutto se non tutti si conoscono. Crea un'atmosfera più rilassata. Sì, e può portare a conversazioni più profonde. Trovo che discutere di interessi condivisi spesso costituisca il miglior dialogo. Questo è un ottimo punto. È interessante come una semplice domanda possa innescare uno scambio significativo. Hai qualche argomento preferito di cui discutere a cena? Mi piace parlare di esperienze di viaggio ed esplorare nuove cucine. Spesso porta a storie e raccomandazioni interessanti. Le storie di viaggio sono sempre affascinanti. Possono ispirare gli altri a esplorare nuovi posti. Hai provato qualche nuovo ristorante di recente? L'ho fatto. Ho visitato un ristorante thailandese la scorsa settimana e i sapori erano incredibili. Il curry piccante è stato il punto forte. Sembra delizioso. Adoro provare cucine diverse. Il cibo thailandese ha una meravigliosa miscela di sapori. Qual è il tuo piatto preferito? Direi che il pad thai è il mio preferito. È un mix perfetto di dolce, acido e salato. E tu? Mi piace il curry verde. Il connubio tra latte di cocco e spezie irresistibili. Preferisci cenare fuori o cucinare a casa? Apprezzo entrambi. Cenare fuori è ottimo per provare cose nuove, ma cucinare a casa può essere più gratificante. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. Cucinare a casa ti dà la possibilità di sperimentare e creare qualcosa di unico. Inoltre è spesso più economico. Esattamente. È anche un modo per condividere amore e cura con la famiglia e gli amici. Hai provato qualche nuova ricetta ultimamente? Recentemente ho preparato una pizza fatta in casa, sperimentando diversi condimenti. È stato un successo. Sembra divertente. La pizza fatta in casa lascia spazio alla creatività. Che condimenti hai scelto? Ho optato per i classici peperoni e ho aggiunto del basilico fresco per un tocco in più. Ha aggiunto un sapore così gradevole. Il basilico fresco è un'aggiunta meravigliosa. Adoro usare le erbe aromatiche in cucina. Possono elevare un piatto in modo significativo. Lo fanno davvero. È incredibile come un piccolo condimento possa trasformare un pasto. A proposito di trasformazione, pensi che il Galateo si evolva nel tempo? Assolutamente. L'etichetta a tavola può cambiare con i cambiamenti culturali e le differenze generazionali. È importante rimanere informati sulle pratiche attuali. Lezione 3. Piani di viaggio. Ehi Anna, sono entusiasta del nostro prossimo viaggio. Hai già pensato all'itinerario? Ciao Giovanni. Sì, ho alcune idee in mente. Penso che dovremmo visitare alcuni siti storici e provare la cucina locale. Sembra un buon piano. Esplorare siti storici può davvero migliorare la nostra comprensione della cultura. Esattamente. Sono particolarmente interessato a visitare l'antico castello. Ho sentito che l'architettura è stupenda. Ho visto le foto e sembra magnifico. Assicurati solo di controllare se è necessario prenotare i biglietti del treno in anticipo. Ottimo promemoria. Lo esaminerò oggi. È sempre meglio assicurarsi i biglietti in anticipo per evitare problemi dell'ultimo minuto.
Assolutamente. Inoltre, a volte le prenotazioni anticipate possono farci risparmiare denaro. Hai già controllato gli orari dei treni? Non ancora, ma ho intenzione di farlo a breve. Voglio assicurarmi di scegliere orari convenienti per i nostri viaggi. È intelligente. Viaggiare al momento giusto può rendere il viaggio molto più piacevole. Preferisci i viaggi in treno mattutini o pomeridiani? Preferisco le corse mattutine. C'è qualcosa di rinfrescante nell'iniziare la giornata con un viaggio davanti a noi. Sono d'accordo. La luce del mattino è bellissima e ci dà tutta la giornata da esplorare una volta arrivati. Esattamente. Inoltre, è bello avere il tempo di sistemarsi prima di uscire. Dovremmo considerare anche il nostro alloggio. Giusto. Hai in mente qualche posto specifico in cui dovremmo alloggiare? Sto pensando a un accogliente bed and breakfast. Sarebbe bello sperimentare l'ospitalità locale e i pasti fatti in casa. Sembra adorabile. Soggiornare in un bed and breakfast spesso offre un tocco più personale rispetto agli hotel. Sì, e può essere un ottimo modo per incontrare altri viaggiatori e condividere esperienze. Vuoi aiutarmi a cercare le opzioni? Ovviamente. Sediamoci insieme e sfogliamo alcune recensioni. Sono sicuro che troveremo un posto incantevole. Sarebbe perfetto. Adoro leggere le recensioni per avere un'idea di cosa aspettarmi. Ci aiuta a fare scelte informate. Decisamente. Inoltre possiamo considerare anche la posizione. Stare vicino alle attrazioni ci farà risparmiare tempo ed energie. Esattamente. È conveniente raggiungere a piedi i siti vicini piuttosto che fare affidamento sui trasporti. Hai pensato a cosa dovremmo mettere in valigia? Sì, penso che dovremmo portare scarpe comode dato che probabilmente cammineremo molto. È essenziale per esplorare. Buon punto. Porterò anche una giacca leggera, perché le serate possono diventare fredde, anche nei mesi più caldi. È un'idea saggia. La stratificazione è fondamentale quando si viaggia. Ci sono oggetti specifici che metti sempre in valigia. Porto sempre un caricabatterie portatile per il mio telefono. È molto utile per scattare foto e navigare. Non potrei essere più d'accordo. Mantenere carichi i nostri dispositivi è fondamentale per rimanere connessi durante le nostre avventure. Esattamente. E mi piace avere un piccolo diario di viaggio in cui annotare i miei pensieri e le mie esperienze. È bello rifletterci dopo. È un'ottima pratica. Scrivere dei nostri viaggi aiuta a preservare i ricordi. Potrei iniziare a portarne uno anch'io. Dovresti. Può essere un modo divertente per documentare il nostro viaggio e condividerlo con gli amici in seguito. Non vedo l'ora di fare questo viaggio. Sarà un'esperienza fantastica piena di esplorazione e apprendimento. Assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire nuovi posti e creare meravigliosi ricordi insieme. Lezione 4. Uno sguardo alla storia. Ehi Anna, di recente mi sono imbattuto in alcune informazioni affascinanti sulla scrittura di canzoni nel XIX secolo. Sapevi che nel 1851 molti cantautori ricavavano un reddito moderatamente buono dal loro lavoro? Ciao Giovanni. È davvero interessante. È incredibile pensare a come sia evoluta la musica da allora. Che tipo di canzoni erano popolari in quel periodo? La maggior parte delle canzoni erano incentrate su temi come l'amore, la perdita e la vita di tutti i giorni. Molti furono eseguiti in saloni e incontri pubblici, rendendo la musica accessibile a tutti. Ciò deve aver creato una vivace atmosfera sociale. Immagino le persone riunite per condividere storie e godersi insieme gli spettacoli. Esattamente. La musica era una parte significativa della vita comunitaria. Parlando di storia, ho letto che nel 1851 una figura notevole nel campo della scrittura di canzoni aveva una Veramente? figlia di nome È Mario. intrigante. Sapete chi era questo cantautore? Sì, era Stephen Foster, spesso considerato il padre della musica americana. I suoi contributi hanno plasmato la musica popolare negli Stati Uniti.
Le canzoni di Foster sono senza tempo. La sua capacità di catturare le emozioni nei suoi testi è impressionante. Hai una sua canzone preferita? Mi piace molto la frase "Oh, Susanna". Ha una melodia orecchiabile e racconta una storia deliziosa. E tu? Mi piace molto Camptown Races. È così vivace e non posso fare a meno di cantarlo ogni volta che lo ascolto. Quelle canzoni hanno sicuramente un modo di restare impresso in te. È affascinante il modo in cui hanno resistito nel corso degli anni. Assolutamente. Evocano un senso di nostalgia e ci collegano a un tempo diverso. Pensi che il modo di scrivere canzoni sia cambiato molto da allora? In molti modi sì. Il songwriting di oggi spesso coinvolge stili, tecnologie e collaborazioni diversi. Tuttavia, gli elementi centrali della narrazione e dell'emozione rimangono. Questo è un buon punto. È interessante vedere come gli artisti adattano la loro arte pur attingendo a temi senza tempo. Esattamente. E con l'avvento dei social media gli artisti ora hanno più possibilità per condividere la propria musica e connettersi direttamente con il pubblico. È vero, piattaforme come Spotify e Instagram consentono ai musicisti di raggiungere immediatamente un pubblico globale. È un punto di svolta. Lo è davvero. Pensi che questa accessibilità abbia cambiato la qualità della musica prodotta? È un miscuglio. Anche se c'è più diversità e innovazione, a volte può portare a una saturazione dei contenuti. Trovare voci uniche può essere difficile. Sono d'accordo. Tuttavia, apre le porte anche ad artisti emergenti che in passato potrebbero non aver avuto alcuna possibilità. Questo è un aspetto positivo del cambiamento. Decisamente. La scena musicale ora è più inclusiva. Sono curioso di sapere come le generazioni future percepiranno la musica di oggi. Sarà interessante vedere, proprio come apprezziamo le canzoni del 19 gradi secolo, i futuri ascoltatori potrebbero trovare valore nella musica di oggi. Esattamente. La musica riflette il suo tempo e racconta storie che risuonano attraverso le generazioni. Ben detto. Spero che col passare del tempo i cantautori continuino a trarre ispirazione dalle loro esperienze e dall'ambiente circostante. Credo che lo faranno. La capacità di esprimersi attraverso la musica è senza tempo ed essenziale per l'esperienza umana. Lezione 5. Navigazione nei social media. Anna, ultimamente ho pensato molto all'impatto dei social media sul nostro benessere. Qual è la tua opinione al riguardo? Ciao Giovanni. È un argomento complesso. I social media possono connetterci con amici e familiari, ma hanno anche i loro svantaggi. Esattamente. Sebbene possa favorire la comunità, può anche introdurre negatività nelle nostre vite. Hai notato effetti negativi specifici? Sì, vedo spesso persone che si confrontano con gli altri online. Ciò può portare a sentimenti di inadeguatezza e ansia. Questo è un problema significativo. La natura curata dei social media spesso presenta una visione irrealistica della vita. È facile dimenticare che tutti hanno delle difficoltà. Assolutamente. Penso che sia importante ricordare a noi stessi che ciò che vediamo online non è la storia completa. Le persone tendono a condividere solo i momenti salienti. Giusto. Ecco perché cerco di imitare il mio tempo sui social media. Mi aiuta a concentrarmi sulla mia vita piuttosto che confrontarmi costantemente con gli altri. Questo è un approccio intelligente. Stabilire dei limiti può proteggere la nostra salute mentale. Hai trovato modi positivi per utilizzare i social media? Io seguo account che promuovono la positività e la consapevolezza della salute mentale. Forniscono ispirazione e suggerimenti utili. È fantastico. Trovare contenuti edificanti può fare la differenza. Mi piace anche seguire account didattici che condividono conoscenze su vari argomenti. Sì, imparare qualcosa di nuovo ogni giorno può essere un modo fantastico per utilizzare i social media in modo costruttivo. Mantiene le nostre menti impegnate. Esattamente. Inoltre, incoraggia la crescita personale. Pensi che i social media possano effettivamente migliorare il nostro benessere se usati con saggezza? Credo di sì.
Può aiutarci a mantenere le connessioni, condividere esperienze e persino trovare supporto nei momenti difficili. È vero, le comunità online possono offrire conforto e comprensione, soprattutto a coloro che affrontano sfide simili. Sì, la partecipazione alle discussioni può favorire un senso di appartenenza che è essenziale per la nostra salute mentale. Molto ben detto. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli degli account con cui interagiamo. Non tutti i contenuti sono vantaggiosi. Sono completamente d'accordo. Smettere di seguire account negativi o tossici può portare a un'esperienza sui social media più sana. Esattamente. Si tratta di curare i nostri feed in modo che riflettano positività e supporto piuttosto che negatività e competizione. Ti sei mai preso una pausa dai social? Ho sentito che può essere rinfrescante. Sì, una volta ho fatto una pausa di un mese ed è stato liberatorio. Mi sono sentito più presente e meno distratto dal dramma online. Sembra un'esperienza preziosa. Penso che potrei provarlo per vedere come influenza la mia concentrazione e il mio umore. Lo consiglio vivamente. Può aiutarti a riconnetterti con te stesso e con il mondo che ti circonda. Lo terrò a mente. Trovare un equilibrio tra la nostra vita online e quella offline è essenziale per il benessere generale. Assolutamente. Si tratta di trovare ciò che funziona per noi personalmente e di fare scelte consapevoli riguardo al nostro consumo dei media. Ben detto. Alla fine si tratta di utilizzare i social media come strumento di connessione e crescita piuttosto che lasciare che siano loro a controllarci. Esattamente. Con la giusta mentalità, possiamo navigare nel panorama digitale in un modo che migliori le nostre vite. Lezione 6. Fare delle scelte. Ehi Anna, ho pensato ad alcune decisioni importanti che dobbiamo prendere per il nostro progetto. È una decisione difficile, ma credo che dovremmo scegliere ciò che ci si addice meglio. Ciao Giovanni. Sono completamente d'accordo. Fare la scelta giusta è essenziale per il nostro successo. Quali sono le principali opzioni che stiamo considerando? Abbiamo due percorsi principali. Uno prevede un approccio più tradizionale, mentre l'altro è più innovativo e sperimentale. Interessante. Ogni opzione ha i suoi meriti. L'approccio tradizionale potrebbe garantire stabilità, mentre quello innovativo potrebbe attirare maggiore attenzione. Esattamente. Io propendo per la strada innovativa, ma sono anche preoccupato per i rischi che ciò comporta. Hai pensato alle potenziali sfide? Sì, penso che l'approccio innovativo potrebbe essere rischioso, ma offre anche opportunità per maggiori ricompense. Dobbiamo valutare attentamente i pro e i contro. Concordato. Forse potremmo elencare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione. Potrebbe aiutarci a chiarire i nostri pensieri. Sembra un buon piano. Per l'approccio tradizionale, i vantaggi potrebbero includere affidabilità e una comprovata esperienza. Cosa ne pensi? Sì, questi sono i punti chiave. Inoltre, potrebbe richiedere meno sforzi in termini di marketing, poiché le persone lo conoscono. Esattamente. Ora, per quanto riguarda l'approccio innovativo, credo che un vantaggio sia che potrebbe distinguerci dalla concorrenza e mettere in mostra la nostra creatività. Questo è un punto forte. Potrebbe anche coinvolgere un pubblico più giovane che apprezza le idee nuove. E gli svantaggi? Per quanto riguarda il percorso innovativo, potremmo dover affrontare incertezze e potenziali reazioni negative se le persone non rispondono bene alle nostre nuove idee. Vero. E c'è sempre la possibilità di maggiori costi e allocazione delle risorse se il progetto non va come previsto. Sì, il budget è fondamentale. Dobbiamo assicurarci di poterci sostenere se scegliamo l'opzione più rischiosa. Giusto. Penso che anche la consulenza con il nostro team potrebbe fornire prospettive preziose. Potrebbero avere intuizioni che non abbiamo considerato. Ottima idea! Coinvolgere il team potrebbe favorire un senso di appartenenza e impegno nei confronti di qualunque decisione prendiamo. Esattamente.
La collaborazione spesso porta a risultati migliori. Inoltre è fondamentale comunicare chiaramente la nostra visione a tutti i soggetti coinvolti. Assolutamente. Una comunicazione chiara può aiutare ad alleviare le preoccupazioni e garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Pertanto, se presentiamo entrambe le opzioni al team, possiamo raccogliere i loro feedback e prendere una decisione più informata. Sì, e dovremmo incoraggiare una discussione aperta. Il contributo di tutti è prezioso e potrebbe evidenziare aspetti che potremmo trascurare. Mi piace questo approccio. Una volta raccolto i feedback, possiamo prenderci del tempo per riflettere prima di prendere una decisione definitiva. Sembra saggio. È importante non prendere decisioni affrettate, soprattutto quando potrebbero avere un impatto significativo sulla direzione del nostro progetto. Giusto. Prenderci il tempo per analizzare e riflettere può aiutarci a scegliere l'opzione che si allinea ai nostri obiettivi e valori. Esattamente. Alla fine si tratta di scegliere ciò che meglio si adatta a noi, sia a livello personale che professionale. Lezione 7. Esplorare la Cotswold Way. Ehi Anna, stavo esaminando il nostro prossimo viaggio e penso che non dovremmo perderci un'escursione lungo i pittoreschi sentieri della Cotswold Way. Ciao Giovanni. Sembra assolutamente meraviglioso. I Cotswolds sono noti per i loro paesaggi mozzafiato e i villaggi affascinanti. Esattamente. I sentieri offrono panorami mozzafiato e ho sentito che l'esperienza è piuttosto arricchente. Hai mai fatto un'escursione lì prima? No, non l'ho fatto, ma ho visto le foto e sembrano incantevoli. Le dolci colline e la vegetazione vibrante sembrano così invitanti. Lo fanno davvero. Ho letto che la Cotswold Way si estende per circa 102 miglia, il che offre molte opportunità di esplorazione. Wow, è impressionante! Potremmo scegliere diverse sezioni da percorrere ogni giorno, sperimentando una varietà di paesaggi e attrazioni. Sì, inoltre lungo il percorso ci sono diversi villaggi pittoreschi dove possiamo fermarci per rinfrescarci e assaggiare prelibatezze locali. Sembra delizioso. Mi piacerebbe provare del tradizionale formaggio Cotswold o magari una fetta di torta fatta in casa in un bar locale. Assolutamente. Sostenere le imprese locali mentre ti godi il panorama rende l'esperienza ancora più speciale. Cosa ne pensi del livello di difficoltà dei sentieri? Ho letto che la maggior parte delle parti sono moderate, il che è incoraggiante. Dovremmo essere in grado di gestirlo fintanto che seguiamo il nostro ritmo. Concordato. È importante prenderci il nostro tempo e goderci il viaggio piuttosto che affrettarci. Hai già pensato a cosa mettere in valigia per l'escursione? Sì, penso che dovremmo portare scarpe comode da trekking, molta acqua e qualche snack per avere energia. Anche un buon zaino è essenziale. Decisamente. Suggerisco anche di portare una macchina fotografica per catturare gli splendidi paesaggi. Vogliamo ricordare questa avventura? Ottima idea! Posso già immaginare quegli splendidi scatti panoramici. Inoltre, lungo il percorso potremmo incontrare alcuni animali selvatici affascinanti. È vero. I Cotswolds ospitano una flora e una fauna diversificate. Sarebbe fantastico avvistare alcuni uccelli locali o addirittura cervi. Sì, mi è sempre piaciuto osservare la natura. Aggiunge un ulteriore livello di eccitazione alle nostre escursioni. Ci sono percorsi specifici a cui sei particolarmente interessato? Ho letto del tratto che passa per Burton-on-Tevater. È conosciuta come la Venezia dei Cotswolds con i suoi ponti pittoreschi e le passeggiate lungo il fiume. Sembra adorabile. Mi piacerebbe passeggiare lungo il fiume e magari scattare qualche foto. Anche l'architettura in quella zona sembra sbalorditiva. Assolutamente. E possiamo esplorare anche i negozi e le gallerie del villaggio. Sarebbe un ottimo modo per immergerci nella cultura locale. Non vedo l'ora. Questo viaggio si preannuncia un'avventura incredibile. Dovremmo anche considerare di pianificare alcuni giorni di riposo per rilassarci e ricaricarci. È un'idea intelligente. Bilanciare l'escursionismo con i tempi di inattività ci aiuterà a goderci appieno l'esperienza.
Magari possiamo trovare una locanda accogliente dove rilassarci dopo le Sì, nostre un luogo escursioni. caldo e invitante per rilassarsi sarà perfetto dopo una lunga giornata sui sentieri. Potremmo anche concederci una bella cena. Sembra un piano. Non vedo davvero ora di partire per questo viaggio e per tutti i ricordi che creeremo insieme. Anche io. Esplorare la Cotswold Way sarà sicuramente il momento clou delle nostre avventure. Assicuriamoci di pianificare attentamente ogni dettaglio. Lezione 8. Souvenir e ricordi. Ehi Anna, stavo pensando al nostro prossimo viaggio e a quanto sia importante riportare con sé dei souvenir. Sono il modo migliore per ricordare un viaggio. Ciao Giovanni. Sono completamente d'accordo. I souvenir servono come promemoria tangibile delle nostre esperienze e dei luoghi che abbiamo visitato. Esattamente. Spesso hanno un valore sentimentale e possono suscitare ricordi meravigliosi quando li guardiamo in seguito. Che tipo di souvenir colleziona solitamente? Adoro collezionare artigianato locale e oggetti fatti a mano. Raccontano una storia sulla cultura e sugli artigiani del luogo. E tu? Tendo a collezionare magneti e cartoline. Sono facili da imballare ed esporre a casa. Ad ognuno è legato un ricordo speciale. È un'ottima idea. Le cartoline sono come mini opere d'arte e possono anche essere un modo divertente per comunicare con amici e familiari. Assolutamente. L'invio di cartoline dai nostri viaggi aggiunge un tocco personale. Hai qualche souvenir preferito dei viaggi passati? Sì, una volta ho comprato una bellissima ciotola di ceramica in Portogallo. Mi ricorda i mercati locali e i colori vivaci della regione. Sembra adorabile. Ricordo che ne hai parlato. Deve riportare alla mente ricordi meravigliosi dell'esplorazione di quei mercati. Decisamente. Ogni volta che lo uso, penso al cibo delizioso e alle persone amichevoli che ho incontrato lì. È come se un pezzo dei miei viaggi fosse con me. Provo la stessa cosa per la mia calamita di Parigi. Ogni volta che lo vedo mi viene in mente la splendida architettura e le strade affascinanti. Parigi è un posto davvero magico. Hai visitato qualche punto di riferimento specifico che ti ha colpito? Sì, ho visitato la Torre Eiffel e il Louvre. L'arte e la storia sono incredibili. Ho anche fatto una visita guidata che ha arricchito l'esperienza. Sembra fantastico. Una visita guidata può fornire spunti che altrimenti potresti perdere. Penso che sia un ottimo modo per saperne di più su un luogo. Esattamente. Mi piacerebbe fare più visite guidate in futuro. Spesso portano a scoperte inaspettate e gemme nascoste. Sono d'accordo. E a volte possono suggerirti souvenir unici che non troverai nei negozi tipici. Hai mai trovato un souvenir speciale durante un tour? Sì, durante un giro di mercato in Messico ho scoperto gioielli fatti a mano che altrimenti non avrei notato. È un bellissimo pezzo che adoro. È meraviglioso. È sempre bello avere una storia dietro un souvenir. Lo rende ancora più significativo. Decisamente. Penso che condividere quelle storie con amici e familiari migliori l'esperienza del viaggio. Qual è il souvenir più insolito che tu abbia mai portato con te? Una volta ho comprato uno strumento musicale tradizionale in Indonesia. È stato un po' impegnativo da trasportare, ma mi ricorda la musica e la cultura di lì. È unico. Gli strumenti possono avere un significato culturale così ricco. Hai imparato a suonarlo. Ci ho provato un po', ma è piuttosto impegnativo. Eppure, ogni volta che lo prendo in mano, ricordo le bellissime esibizioni a cui ho assistito. Questa è la magia dei souvenir, non è vero? Ci riportano a quei momenti indipendentemente da quanto siamo lontani. Esattamente. Penso che sia importante scegliere souvenir che risuonino davvero con noi, piuttosto che scegliere semplicemente qualcosa di casuale. Lezione 9. Collaborare per il successo. Ehi Anna, ho pensato al nostro progetto e a quanto sia importante per noi sfruttare le competenze e le risorse di ciascuna parte. Sembra sensato concordare i nostri ruoli.
Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. Ruoli chiaramente definiti possono migliorare la nostra efficienza e garantire che utilizziamo al meglio le nostre competenze. Esattamente. Ad esempio, ho una solida esperienza nel marketing, quindi posso assumere la guida di questo aspetto. Cosa pensi che preferiresti di stile? Data la mia esperienza nella ricerca e nell'analisi, mi piacerebbe concentrarmi sulla raccolta di dati e approfondimenti. Questo ci aiuterà a prendere decisioni informate. Sembra perfetto. Avere dati solidi rafforzerà sicuramente le nostre strategie di marketing. Dovremmo anche considerare come possiamo sostenerci a vicenda durante tutto il processo. Assolutamente. La collaborazione è fondamentale. Potremmo programmare check-in regolari per discutere i nostri progressi e le eventuali sfide che affrontiamo. Ottima idea! Tali incontri ci permetterebbero di condividere insieme aggiornamenti e trovare soluzioni. La comunicazione è vitale in qualsiasi partnership. Sì, e ci aiuterà a rimanere allineati ai nostri obiettivi. Inoltre, dovremmo identificare tutte le risorse di cui potremmo aver bisogno per svolgere i nostri compiti in modo efficace. Concordato. Pensi che abbiamo bisogno di strumenti o software specifici per l'analisi dei dati e il marketing? Decisamente. Per l'analisi dei dati potrebbero essere molto utili software come Excel o Tableau. Per il marketing, potremmo voler esplorare gli strumenti di gestione dei social media. Questo è un buon punto. Strumenti come Hootsuite o Buffer possono aiutarci a pianificare i posti e ad analizzare il coinvolgimento. Può farci risparmiare un sacco di tempo. Esattamente. L'efficienza è fondamentale, soprattutto quando abbiamo scadenze ravvicinate. Come ti senti riguardo al budget per questi strumenti? Penso che sia importante stanziare fondi per le risorse necessarie. Dovremmo creare un budget che delinei le nostre spese previste, compresi gli abbonamenti al software. È saggio. Un budget chiaro ci aiuterà a evitare spese eccessive e a garantire un'allocazione efficace delle nostre risorse. Facciamo insieme un bilancio preliminare? Sì, facciamo. Possiamo elencare tutti i potenziali costi e dare loro la priorità in base alle nostre esigenze. In questo modo possiamo prendere decisioni informate. Grande. Inizierò facendo una ricerca sui costi del software di cui abbiamo discusso. Nel frattempo, potresti esaminare le spese di marketing, come la pubblicità. Sembra un piano. Una volta che avremo tutte le informazioni, potremo incontrarci per finalizzare il budget e andare avanti con il nostro progetto. Non vedo l'ora. Credo che questa collaborazione non solo migliorerà il nostro progetto, ma ci aiuterà anche a imparare gli uni dagli altri nel processo. Assolutamente. Unendo le nostre forze possiamo creare qualcosa di veramente d'impatto. È emozionante pensare a cosa possiamo realizzare insieme. Sono completamente d'accordo. Concentriamoci sulla comunicazione aperta e sul supporto reciproco. Ciò sarà essenziale per il nostro successo. Sì, e sono fiducioso che mettendo in comune le nostre competenze e risorse riusciremo ad affrontare qualsiasi sfida che si presenterà sul nostro cammino. Ben detto. Brindiamo ad una partnership produttiva e ad un progetto di successo in vista. Lezione 10. Evoluzione del canottaggio. Ehi Anna, di recente ho letto dell'evoluzione del canottaggio nel 20 gradi secolo, in particolare con innovazioni come il sedile appena inventato da Allen. Ha davvero cambiato il gioco. Ciao Giovanni. È affascinante. La tecnica leg drive divenne fondamentale in quel periodo, non è vero? Ha permesso ai vogatori di generare più potenza. Esattamente. Usando le gambe in modo più efficace, i vogatori potrebbero trasferire l'energia in modo più efficiente attraverso la barca. Ha migliorato significativamente le prestazioni. Posso immaginare. Questa innovazione deve aver reso le corse più competitive. Ci sono stati altri cambiamenti significativi nel canottaggio in quel periodo? Sì, ci sono stati diversi progressi. I materiali utilizzati per le barche si sono evoluti dal legno a materiali più leggeri come fibra di vetro e fibra di carbonio, aumentando velocità e agilità. È impressionante. Le barche più leggere devono aver fatto una differenza sostanziale nel modo in cui gli atleti si allenavano e gareggiavano. Questo cambiamento ha influenzato il tipo di gare disputate? Assolutamente. Con le barche più veloci, le dinamiche delle regate sono cambiate.
Le competizioni sono diventate più intense e le strategie si sono evolute per adattarsi a queste nuove velocità. Sembra un momento emozionante per lo sport. Il canottaggio deve aver attirato più spettatori man mano che l'eccitazione aumentava. Sì, man mano che il canottaggio guadagnava popolarità, ispirava anche più atleti a partecipare. L'introduzione delle categorie di canottaggio leggero è stata una grande attrazione per i concorrenti più Questo è un giovani. ottimo punto. La categoria dei pesi leggeri deve aver incoraggiato più persone a dedicarsi a questo sport, rendendolo più accessibile. Decisamente ha contribuito a diversificare la comunità del canottaggio. Inoltre, anche i progressi nelle tecniche di coaching hanno avuto un ruolo nello sviluppo del talento. Il coaching deve essere diventato più specializzato man mano che lo sport si è evoluto. Con le nuove tecniche e tecnologie, gli allenatori potrebbero analizzare meglio le prestazioni. Esattamente. L'analisi video e la biomeccanica sono diventati strumenti essenziali per gli allenatori, consentendo loro di fornire feedback mirati ai propri atleti. È affascinante. L'integrazione della tecnologia ha trasformato tanti sport. È incredibile vedere quanta strada è arrivata nel canottaggio. Lo è davvero. La combinazione di abilità fisica e innovazione tecnologica ha innalzato lo standard degli atleti. È un campo dinamico. Mi chiedo come le innovazioni continueranno a modellare il canottaggio in futuro. Vedremo ancora più progressi nelle tecniche o nelle attrezzature. È probabile. Con l'evolversi della scienza dello sport potremmo vedere nuovi metodi di allenamento, materiali e persino progetti che migliorano ulteriormente le prestazioni. Sembra eccitante. È sempre emozionante pensare alle possibilità per i futuri atleti. Beneficeranno delle basi gettate da pionieri come Hannon. Assolutamente. L'eredità di queste innovazioni continuerà a ispirare e modellare lo sport per le generazioni a venire. Non vedo l'ora di vedere come si evolverà questo sport. È un ottimo promemoria di come l'innovazione possa migliorare non solo le prestazioni ma l'esperienza complessiva dello sport. Ben detto. Il canottaggio è un perfetto esempio di come tradizione e innovazione possano coesistere rendendo lo sport più ricco e coinvolgente. Esattamente. Brindiamo al futuro del canottaggio e agli entusiasmanti sviluppi che ci attendono. Lezione 11. Migrazione in Australia. Ehi Anna, ho letto di quanti britannici si trasferirono in Australia alla fine del XIX secolo. Spesso lo facevano volontariamente per avviare coltivazioni o cercare oro. Ciao Giovanni. È un argomento intrigante. La corsa all'oro deve aver attirato molti cercatori speranzosi. Cosa pensi che li abbia motivati a fare un cambiamento così drastico? Credo che la promessa di ricchezza e opportunità sia stato un fattore significativo. A quel tempo l'Australia era vista come una terra dal potenziale, soprattutto per quanto riguarda le scoperte sull'oro. Assolutamente. L'idea di diventare ricchi deve essere stata allettante per molte famiglie. Che impatto ha avuto questa migrazione sull'economia australiana? L'afflusso di coloni ha notevolmente stimolato l'economia. L'estrazione dell'oro divenne un'industria importante portando alla creazione di città e infrastrutture. È affascinante. Con l'emergere di nuove città, deve esserci stata una domanda di beni e servizi, creando ancora più opportunità di lavoro. Esattamente. Con la crescita delle città minerarie cresceva anche l'agricoltura. Molti coloni si dedicarono anche all'agricoltura per mantenersi e rifornire la popolazione in crescita. È interessante come questi due settori si siano completati a vicenda. L'agricoltura fornirebbe stabilità mentre l'estrazione dell'oro offrirebbe ricchezza immediata. Giusto. Tuttavia la migrazione ha avuto anche conseguenze complesse, in particolare per le popolazioni indigene. Le loro terre venivano spesso occupate dall'agricoltura e dall'estrazione mineraria. Questo è un punto cruciale. L'impatto sulle comunità indigene è un aspetto importante della storia dell'Australia che non dovrebbe essere trascurato. Sì, comprendere quella storia aggiunge profondità alla nostra conoscenza dell'Australia odierna. È un promemoria di come la migrazione può plasmare le società in vari modi. Decisamente. Le storie di quei primi coloni sono avvincenti.
Molti hanno affrontato difficoltà, ma hanno perseverato nella ricerca di una vita migliore. Assolutamente. La loro resilienza e determinazione sono fonte di ispirazione. Pensi che ci siano parallelismi con le moderne tendenze migratorie? Sì, ci sono. Oggi molte persone emigrano in cerca di migliori opportunità, siano esse di lavoro, di istruzione o di sicurezza. Le motivazioni rimangono simili in molti sensi. Questa è una buona osservazione. Come quei primi coloni, i migranti moderni spesso affrontano sfide ma contribuiscono anche in modo significativo alle loro nuove comunità. Esattamente. Ogni ondata migratoria porta con sé la propria cultura e competenze uniche, arricchendo la società nel suo complesso. È un ciclo continuo di crescita e adattamento. Ben detto. È affascinante pensare a come la storia si ripete in qualche modo. La migrazione è sempre stata una parte dell'esperienza umana. Sì, e comprendere questi contesti storici può aiutarci ad apprezzare i diversi background delle persone in Australia oggi. Sono completamente d'accordo. È essenziale imparare dal passato mentre affrontiamo le questioni attuali legate alla migrazione e all'integrazione. Assolutamente. Questa discussione ha approfondito la mia comprensione del significato della migrazione nel plasmare nazioni e culture. Lezione 12. La gentilezza è importante. Ehi Anna, stavo pensando a come un comportamento scortese possa influenzare i bambini. A volte gli adulti dicono o fanno cose che rendono i bambini molto infelici. Ciao Giovanni. Questo è un argomento importante. I bambini sono particolarmente sensibili alle parole e alle azioni degli adulti e la negatività può avere effetti duraturi. Esattamente. Ho notato che anche i commenti più semplici possono avere un impatto sull'autostima di un bambino. Hai mai visto ciò accadere in un contesto scolastico o sociale? Sì, l'ho fatto. Ricordo una situazione in cui un insegnante fece un'osservazione sprezzante riguardo al lavoro di uno studente. Il bambino era visibilmente turbato e aveva perso fiducia nella propria È creatività. straziante. Ciò dimostra quanto sia fondamentale per gli adulti essere consapevoli delle proprie parole. Il rinforzo positivo può incoraggiare i bambini ad esprimersi liberamente. Assolutamente. L'incoraggiamento può fare un'enorme differenza. Invece di criticare, spesso è più efficace fornire un feedback costruttivo che aiuti i bambini a crescere. Giusto? Penso che sia essenziale anche che gli adulti diano esempio alla gentilezza. I bambini imparano molto osservando come gli adulti interagiscono con gli altri. Esattamente. Quando gli adulti dimostrano empatia e rispetto, è più probabile che i bambini adottino essi stessi tali comportamenti. Crea un ciclo positivo. Sì, è affascinante come la gentilezza possa diffondersi nelle comunità. Quando una persona si comporta in modo gentile, spesso ispira gli altri a fare lo stesso. Decisamente. L'ho visto accadere nei quartieri in cui i membri della comunità si sostengono a vicenda. Promuove il senso di appartenenza e di sicurezza nei bambini. Questo è un ottimo punto. Sentirsi sicuri è vitale per lo sviluppo di un bambino. Quando vedono la gentilezza intorno a loro si sentono più sicuri e supportati. Sì, è anche importante che gli adulti affrontino i comportamenti scortesi quando si verificano. Ignorarlo può portare a un ambiente tossico, soprattutto per i bambini. Assolutamente. Insegnare ai bambini come gestire la scortesia è altrettanto cruciale. Devono imparare a difendere se stessi e gli altri in modo rispettoso. Sì, e insegnare abilità di risoluzione dei conflitti può dare potere ai bambini. Dovrebbero sapere come esprimere i propri sentimenti e risolvere pacificamente i disaccordi. Ben detto. Questa è un'abilità di vita preziosa. È affascinante pensare a come queste lezioni modellano le loro interazioni e relazioni future. Esattamente. Instillando gentilezza e rispetto, possiamo contribuire a creare una generazione che valorizza l'empatia e la comprensione. Sì, è una visione piena di speranza. Credo che piccoli atti di gentilezza possano portare, nel tempo, a cambiamenti significativi nella società. Assolutamente. Ogni atto conta. È importante per noi incoraggiare e celebrare la gentilezza, non importa quanto piccola possa sembrare. Non potrei essere più d'accordo.
Continuiamo a promuovere la gentilezza nelle nostre comunità, le facciamo uno sforzo consapevole per elevare coloro che ci circondano. Sì, facciamolo. Insieme possiamo creare un mondo più compassionevole per tutti, soprattutto per i nostri figli. Lezione 13. Esplorare i punti di riferimento locali. Ehi Anna, mi chiedevo se ci fossero punti di riferimento interessanti vicino al parco che abbiamo visitato lo scorso fine settimana. Ciao Giovanni. Sì, ci sono alcuni posti degni di nota nelle vicinanze. Ad esempio, c'è un parco giochi molto popolare tra le famiglie. Sembra delizioso. I parchi gioco sono luoghi ideali in cui i bambini possono socializzare e godersi le attività all'aria aperta. Cos'altro c'è in giro? Oltre al parco giochi, c'è un piccolo stagno dove spesso la gente va a dare da mangiare alle anatre. È un posto tranquillo per rilassarsi e godersi la natura. Posso immaginare. Uno stagno aggiunge un tocco così adorabile a un parco. Sapete se ci sono panchine dove le persone possono sedersi e godersi il panorama? Sì, ci sono diverse panchine intorno allo stagno. Forniscono un punto di osservazione perfetto per osservare le anatre e il paesaggio circostante. Sembra meraviglioso. È bello avere posti dove le persone possano sedersi e rilassarsi. Ci sono sentieri intorno al parco. Assolutamente. Ci sono sentieri ben tenuti che si snodano attraverso il parco, rendendo facile per le persone esplorare tutte le diverse aree. È fantastico. I percorsi pedonali incoraggiano l'attività fisica e possono essere un ottimo modo per godersi l'aria fresca. Ci sono eventi specifici che si svolgono nel parco. Sì, il parco ospita spesso eventi comunitari come serate di cinema all'aperto e festival stagionali. Questi incontri uniscono le persone e creano un senso di comunità. Questi eventi sembrano molto divertenti. Deve essere un ottimo modo per i vicini di conoscersi meglio. Frequenti abitualmente qualcuno di questi eventi. Cerco di partecipare quando posso. È sempre piacevole vedere famiglie e amici riunirsi per divertirsi. Inoltre, c'è spesso musica dal vivo o venditori di cibo locale. Musica dal vivo e cibo locale costituiscono una combinazione perfetta. Trasforma il parco in un'atmosfera vivace. Hai un evento preferito? Mi piace particolarmente il festival estivo. Ci sono giochi per bambini, stand gastronomici e persino stand artigianali dove gli artigiani locali vendono i loro lavori. Sembra delizioso. Sostenere gli artigiani locali è importantissimo. Non solo stimola l'economia locale, ma promuove anche la creatività nella comunità. Esattamente. È bello vedere così tanto talento in un unico posto. Inoltre, incoraggia le persone ad apprezzare le arti e i mestieri unici della zona. Ben detto. Penso che sia fondamentale celebrare la cultura locale. Ci sono anche monumenti storici nelle vicinanze. Sì, c'è un vecchio gazebo che risale a più di un secolo fa. È una struttura bellissima e spesso funge da sfondo per le foto di matrimonio. È adorabile. I gazebo hanno un fascino davvero affascinante. Deve essere bello per le coppie avere una location così pittoresca per il loro giorno speciale. Assolutamente. Il gazebo aggiunge un tocco romantico al parco. È anche un bel posto per riunioni e concerti della comunità. Sembra che il parco abbia davvero molto da offrire. Mi piacerebbe esplorarlo ulteriormente, specialmente durante uno di quegli eventi della comunità. Dovresti. È un modo meraviglioso per sperimentare la cultura locale e incontrare nuove persone. Inoltre, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Lezione 14. Scegliere la bici giusta. Ehi Anna, stavo pensando al nostro piano di acquistare nuove biciclette questo fine settimana. È un buon piano. Ciao Giovanni. Sono d'accordo. È emozionante scegliere nuove bici. Dovremmo anche provare a guidare le bici prima di decidere quali acquistare. Assolutamente. La prova su strada è essenziale. Ci darà un'idea di come si comporta ogni bici e se si adatta alle nostre esigenze. Che tipo di bici stai considerando? Sono propenso a una bici ibrida. Voglio qualcosa di versatile in grado di gestire sia le strade cittadine che i sentieri luminosi. E tu?
Sto pensando ad una mountain bike. Mi piace guidare su terreni più accidentati ed esplorare i sentieri, quindi voglio qualcosa costruito per quello scopo. Ha senso. Le mountain bike sono perfette per le avventure fuori strada. Hai fatto qualche ricerca su modelli specifici? Sì, ho esaminato alcuni marchi noti per la loro durata e prestazioni. Sono particolarmente interessato al sistema di sospensione poiché può influire notevolmente sul comfort. Buon punto. Un buon sistema di sospensioni può fare un'enorme differenza, soprattutto su sentieri sconnessi. Cerchi qualche caratteristica specifica? Vorrei una bici con freni a disco per una migliore potenza frenante, soprattutto sul bagnato. La sicurezza è una priorità assoluta per me. Questo è molto importante. I freni a disco sono sicuramente vantaggiosi per la mountain bike. Sto anche considerando un telaio leggero per una manovrabilità più semplice. I telai leggeri sono ottimi sia per la velocità che per il controllo. È interessante notare come la tecnologia abbia migliorato il design delle biciclette nel corso degli anni. Sì, i progressi nei materiali e nell'ingegneria hanno reso le biciclette più efficienti e divertenti da guidare. È affascinante vedere come si evolvono. Sono d'accordo, e con così tante opzioni disponibili è utile avere un'idea chiara di ciò che vogliamo. Hai pensato al tuo budget? Sì, penso che sia saggio stabilire un budget prima di iniziare a fare acquisti. Le biciclette di qualità possono essere un investimento, ma ci sono anche buone opzioni di fascia media. Esattamente. Dovremmo bilanciare la qualità con la convenienza. È importante trovare una bici che soddisfi le nostre esigenze senza spendere una fortuna. Decisamente. Penso anche che dovremmo considerare la garanzia e il servizio post vendita. È positivo avere supporto se riscontriamo problemi in seguito. Questo è un approccio intelligente. Una solida garanzia può garantire tranquillità. Mi assicurerò di chiedertelo quando saremo al negozio. Ottima idea! E già che siamo lì, dovremmo controllare anche gli accessori che potrebbero servirci, come caschi e luci. La sicurezza prima di tutto. Assolutamente. Un buon casco è essenziale per la protezione. Dovremmo anche esaminare i lucchetti per bici per tenere le nostre bici al sicuro quando non le guidiamo. Sì, investire in serrature adeguate è fondamentale, soprattutto nelle aree trafficate dove i furti possono essere un problema. È meglio prevenire che curare. Esattamente. Sono entusiasta di questo giro di shopping. È bello investire in qualcosa che promuova il fitness e l'attività all'aria aperta. Mi sento allo stesso modo. Andare in bicicletta aprirà nuove opportunità di avventure ed esplorare i nostri dintorni. Sì. Inoltre è un ottimo modo per godersi l'aria fresca e mantenere uno stile di vita sano. Non vedo l'ora di vedere cosa troveremo. Anche io. Assicuriamoci di prenderci il nostro tempo durante i giri di prova e di valutare davvero le sensazioni di ciascuna bici. È una decisione importante. Lezione 15. Aspirazioni future. Ciao Anna, ho pensato molto ai miei studi futuri. Sono propenso a studiare amministrazione aziendale. Ciao Giovanni. Sembra una scelta solida. L'amministrazione aziendale copre una vasta gamma di argomenti e può portare a molte opportunità di carriera. Esattamente. Credo che mi aprirà più porte in vari campi. Hai qualche idea su cosa potresti studiare? Sto pensando di conseguire una laurea in scienze ambientali. Sono appassionato di sostenibilità e voglio contribuire a proteggere il nostro pianeta. È fantastico. La scienza ambientale è sempre più importante. È fantastico che tu voglia avere un impatto positivo. Cosa ti interessa nello specifico? Sono particolarmente interessato alle energie rinnovabili e agli sforzi di conservazione. Penso che trovare soluzioni sostenibili sia fondamentale per le generazioni future. Assolutamente. Dato che il cambiamento climatico è una questione così urgente, la tua attenzione potrebbe portare a progressi significativi. Hai già esplorato qualche programma specifico? Sì, ho ricercato alcune università che offrono forti programmi ambientali. Sto anche esaminando stage che potrebbero fornire esperienza pratica.
È una mossa intelligente. Acquisire esperienza pratica durante gli studi può davvero migliorare la tua comprensione e renderti più competitivo nel mercato del lavoro. Esattamente. Credo che l'esperienza pratica sia inestimabile. Aiuta a colmare il divario tra teoria e applicazione nel mondo reale. E l'amministrazione aziendale? Penso che mi darà una comprensione completa di come operano le organizzazioni. Dalla finanza al marketing è un campo a tutto tondo. Sembra eccitante. L'amministrazione aziendale può anche fornirti competenze di leadership essenziali. Hai un'area specifica all'interno del tuo business su cui vorresti concentrarti? Sono particolarmente interessato all'imprenditorialità. Ho sempre sognato di avviare un'attività in proprio un giorno, quindi apprendere i fondamenti sarà fondamentale. È stimolante. L'imprenditorialità richiede creatività e resilienza. Hai pensato a che tipo di attività vuoi avviare? Ho alcune idee. Sono appassionato di tecnologia e innovazione, quindi mi piacerebbe creare una startup tecnologica che affronti le sfide quotidiane. È una nicchia fantastica. La tecnologia continua ad evolversi rapidamente e ci sono sempre nuovi problemi da risolvere. Cosa ti ha spinto a intraprendere questa strada? Le mie esperienze con vari progetti tecnologici mi hanno mostrato il potenziale di innovazione. Mi piace risolvere i problemi e voglio creare soluzioni che migliorino la vita delle persone. È un obiettivo incommiabile. È importante avere una visione che ti guidi. Hai considerato qualche corso specifico che ti aiuterà con le tue ambizioni imprenditoriali? Sì, ho intenzione di seguire corsi di marketing, finanza e strategia aziendale. Comprendere queste aree sarà fondamentale quando avvierò la mia attività. Sembra un piano ben congegnato. Fondamentale anche il networking. Hai esaminato eventuali club o organizzazioni aziendali nelle tue potenziali scuole? Wow, partecipare ai business club può offrire preziose opportunità di networking e permettermi di entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo. È un ottimo modo per imparare dagli altri. Assolutamente. Il networking può portare al tutoraggio e alla collaborazione, entrambi utili per gli aspiranti imprenditori. Sono d'accordo. È emozionante pensare a tutte le possibilità future. Sono ansioso di iniziare questo viaggio e vedere dove mi porta. Dovresti esserlo. Con la tua determinazione e i tuoi obiettivi chiari, sono sicuro che otterrai grandi cose negli studi e oltre. Lezione 16. Bevande estive rinfrescanti. Ehi Anna, con l'avvicinarsi del caldo stavo pensando che dovremmo preparare delle bevande rinfrescanti per il nostro prossimo picnic. Ciao Giovanni, è un'ottima idea. Non c'è niente di meglio di una bevanda fredda in una giornata calda. Cosa hai in mente? Prenderò della limonata e magari un punch alla frutta. Entrambi sono perfetti per l'estate e davvero facili da realizzare. La limonata è un classico. Hai una ricetta speciale o preferisci la versione tradizionale? Di solito mi attengo alla ricetta tradizionale, ma mi piace aggiungere la menta fresca per un piccolo tocco. Aggiunge un sapore rinfrescante. La menta sembra deliziosa. Ho visto anche ricette che includono fragole o lamponi. Potrebbero aggiungere una bella dolcezza alla limonata. È un suggerimento fantastico. Infondere la limonata con i frutti di bosco le conferirebbe un bel colore e un sapore extra. Dovremmo assolutamente provarlo. Assolutamente. E per il punch alla frutta, hai in mente un mix di frutta? Penso che una miscela di agrumi e frutti tropicali sarebbe deliziosa. Sì, stavo pensando di usare arance, l'ananas e magari un po' di mango. Creerebbe una bevanda vivace e gustosa. Sembra rinfrescante. Potresti anche aggiungere dell'acqua frizzante per dargli un tocco frizzante. Sarebbe perfetto per un picnic estivo. Ottima idea. Le bolle lo renderebbero festoso. Mi assicurerò di mettere in valigia anche del ghiaccio per mantenere tutto bello e fresco. Il ghiaccio è essenziale. Mantiene le bevande rinfrescanti, soprattutto quando il sole splende luminoso.
Pensi che dovremmo portare qualche snack da abbinare alle bevande? Decisamente. Avevo intenzione di portare dei panini e magari della frutta fresca. Completeranno perfettamente le nostre bevande. È una combinazione meravigliosa. La frutta fresca aggiungerà un tocco salutare al nostro picnic. A che tipo di panini stai pensando? Sto considerando i classici panini con tacchino e formaggio. Sono facili da preparare e piacciono sempre al pubblico. Sembra delizioso. Potrei preparare dei wrap vegetariani con hummus e verdure assortite. Sono leggeri e saporiti. È un'ottima scelta. Gli involtini vegetariani aggiungeranno varietà al nostro picnic. Inoltre, sono sani e facili da mangiare all'aperto. Esattamente. E non possiamo dimenticarci del dessert. Hai in mente qualche dolcetto? E ne dici di qualche biscotto? Sono facili da imballare e tutti li adorano. Potrei cuocere una serie di biscotti con gocce di cioccolato. I biscotti con gocce di cioccolato sono sempre un successo. Potrei portare anche dei brownies. Sono ricchi e decadenti, perfetti per una sorpresa. Sembra meraviglioso. Il nostro picnic si preannuncia come una vera festa. Non vedo l'ora di godermelo al sole. Anche io. Sarà un ottimo modo per rilassarsi e godersi la reciproca compagnia. Inoltre, il buon cibo rende sempre divertente l'incontro. Assolutamente. Assicuriamoci di preparare tutto la sera prima, così saremo pronti a partire la mattina. Buon piano? Non vedo l'ora. È sempre bello trascorrere del tempo all'aria aperta, soprattutto gustando cibi deliziosi e bevande rinfrescanti. Lezione 17. Scelte di viaggio. Ehi Anna, hai mai pensato di alloggiare in un ostello mentre viaggi? Ho sentito che sono piuttosto popolari tra i viaggiatori con lo zaino in spalla. Ciao Giovanni. Sì, ho sentito che gli ostelli sono un'ottima scelta per chi viaggia con un budget limitato. Di solito sono convenienti, il che è interessante per i viaggi lunghi. Esattamente. Gli ostelli offrono spesso alloggi condivisi, il che può ridurre drasticamente i costi. Inoltre è un modo fantastico per incontrare nuove persone da tutto il mondo. Questo è un grande vantaggio. Adoro l'idea di entrare in contatto con altri viaggiatori. Può portare a esperienze condivise e persino a nuove amicizie. Assolutamente. Molti ostelli organizzano eventi sociali come serate nei pub o tour di gruppo. Rende più facile il legame con gli altri. Hai mai pensato di partire per un viaggio con lo zaino in spalla? Penso che viaggiare con lo zaino in spalla consenta spontaneità e avventura. Puoi esplorare i luoghi al tuo ritmo senza un itinerario rigido. È vero, la flessibilità è meravigliosa. Puoi modificare i tuoi piani in base ai consigli degli altri viaggiatori che incontri. Sì, alcune delle migliori esperienze di viaggio nascono da incontri inaspettati. Hai viaggiato con lo zaino in spalla in un posto specifico? L'anno scorso ho viaggiato con lo zaino in spalla nel sud-est asiatico. È stato incredibile. Gli ostelli erano vivaci e ho incontrato così tante persone interessanti. Sembra fantastico. Il sud-est asiatico è noto per i suoi splendidi paesaggi e le sue ricche culture. Quali paesi hai visitato? Ho viaggiato in Thailandia, Vietnam e Malesia. Ogni paese offriva qualcosa di unico, dai mercati affollati alle spiagge tranquille. Mi piacerebbe esplorare quei posti. Qual è stato il tuo ricordo preferito del viaggio? Uno dei miei momenti preferiti è stato guardare l'alba ad Angkor Wat in Cambogia. La vista era mozzafiato e l'atmosfera era magica. Sembra indimenticabile. Assistere ad una bellissima alba può essere un'esperienza davvero profonda. Hai soggiornato in ostelli mentre eri lì? Sì, l'ho fatto. L'ostello a Siem Reap aveva un'area sul tetto dove potevamo riunirci e guardare insieme l'alba. È stata un'esperienza davvero comunitaria. Lo adoro. È meraviglioso come gli ostelli promuovano un senso di comunità. Hai riscontrato difficoltà durante il soggiorno negli ostelli? Alcuni sì. A volte i bagni in comune potrebbero risultare un po' scomodi, soprattutto nelle ore di punta.
ma nel complesso l'esperienza ha superato eventuali problemi minori. Questo è un punto giusto. Fa tutto parte dell'avventura, suppongo. Hai trovato utile il personale degli ostelli? Decisamente. La maggior parte dei membri del personale erano ben informati sulla zona e fornivano ottimi consigli sui luoghi da visitare e dove mangiare. I loro consigli hanno fatto una È grande fantastico differenza. sentirlo. Avere approfondimenti locali può migliorare significativamente la tua esperienza di viaggio. Ci sono servizi specifici che cerchi in un ostello? Mi piace vedere se offrono la connessione wifi gratuita e una cucina in comune. È bello preparare i propri pasti e risparmiare un po' di soldi. Giusto. Una cucina può fare una grande differenza, soprattutto per soggiorni più lunghi. Ti permette anche di provare a cucinare piatti locali. Esattamente. Ho provato a cucinare con alcuni compagni di viaggio ed è stata un'esperienza divertente per creare un legame. È un ottimo modo per conoscere diverse cucine. Sembra un'esperienza meravigliosa. Penso che alloggiare in ostelli possa davvero arricchire i tuoi viaggi. Non conta solo la destinazione, ma il viaggio e le persone che incontri. Lezione 18. Scegliere l'apparecchio giusto. Ehi Anna, stavo pensando di acquistare un nuovo elettrodomestico da cucina. Suona bene, vero? Ciao Giovanni. Assolutamente. Che tipo di apparecchio stai considerando? Sto guardando un robot da cucina compatto. Penso che renderebbe la preparazione dei pasti molto più semplice. Cosa ne pensi? Un robot da cucina è un'ottima scelta. Sono versatili e possono farti risparmiare molto tempo. Ma per quanto riguarda le dimensioni, non voglio che occupi troppo spazio sul bancone. Questa è una preoccupazione legittima. Ho notato che alcuni modelli sono piuttosto ingombranti. Cercherò sicuramente una versione più compatta adatta alla mia cucina. Buona idea. È importante avere un elettrodomestico che non ingombra lo spazio di lavoro. Hai in mente un marchio specifico? Ho sentito parlare bene di alcuni marchi. Alcuni offrono motori potenti in design più piccoli. Leggerò le recensioni per restringere il campo. Sembra intelligente. Leggere le recensioni può aiutarti a prendere una decisione informata. Ci sono delle caratteristiche specifiche che desideri nel robot da cucina? Sì, ne vorrei uno con più lame e accessori. Sarebbe ottimo per tagliare, affettare e persino preparare l'impasto. Queste caratteristiche si aggiungerebbero alla sua versatilità. È bello avere un elettrodomestico in grado di gestire compiti diversi. Hai considerato la fascia di prezzo? Io voglio qualcosa che sia conveniente ma comunque di alta qualità. Imposterò un budget prima di iniziare a fare acquisti. È saggio. È facile lasciarsi trasportare dalle opzioni, ma avere un budget può aiutarti a concentrarti su ciò che è meglio per te. Esattamente. Voglio anche verificare se c'è una garanzia. Una buona garanzia può garantire tranquillità nel caso in cui qualcosa vada storto. Questo è molto importante. Una garanzia indica che il produttore sostiene il proprio prodotto. Hai pensato a dove acquistarlo? Sto considerando sia i negozi online che i rivenditori locali. Lo shopping online offre spesso una scelta più ampia, ma anche vedere il prodotto di persona può essere utile. Questo è un approccio equilibrato. Se vai in un negozio, puoi constatare in prima persona le dimensioni e la funzionalità. A volte è utile testarlo. Decisamente. Penso che sentire il peso e vedere quanto sia facile da usare possa fare una grande differenza. Inoltre il personale del negozio può fornire informazioni preziose. Esattamente. Potrebbero avere consigli basati sul feedback dei clienti. Dopotutto, sanno cosa si vende bene e perché. È vero. Lo terrò a mente mentre faccio acquisti. Sono entusiasta di trovare un robot da cucina che si adatti perfettamente alle mie esigenze. Anch'io sono emozionato per te. Una volta che lo avrai, dovrai mostrarmi quali piatti deliziosi prepari. Assolutamente. Non vedo l'ora di preparare dei piatti salutari. Sarà divertente sperimentare nuove ricette. Di sicuro.
Cucinare può essere un'esperienza davvero gratificante, soprattutto quando condividi le tue creazioni con gli amici. Sì, adoro organizzare cene e un robot da cucina mi aiuterà sicuramente a preparare i pasti in modo più efficiente. Sembra un piano meraviglioso. Avere gli strumenti giusti rende la cucina molto più piacevole. Non vedo l'ora di assaggiare le tue creazioni culinarie. Lezione 19. Scelte di moda sostenibili. Ehi Anna, stavo pensando di rinfrescare il mio guardaroba. Voglio farlo in un modo più sostenibile. Ciao Giovanni, è un approccio fantastico. La moda sostenibile sta diventando sempre più importante. Aiuta sicuramente a ridurre gli sprechi e supporta pratiche etiche. Esattamente. Ho letto che il fast fashion contribuisce molto alle questioni ambientali. Mi piacerebbe investire in pezzi di qualità che durino più a lungo. È una decisione intelligente. Investire in capi di abbigliamento di qualità superiore significa che non dovrai sostituirli così spesso, il che è meglio per il pianeta. Sono d'accordo. Inoltre, è un ottimo modo per essere creativo con il mio stile. Posso mescolare e abbinare pezzi senza tempo invece di acquistare costantemente nuove tendenze. Assolutamente. I pezzi senza tempo possono essere versatili e possono essere vestiti su o giù per diverse occasioni. Hai in mente qualche articolo specifico? Sto cercando un paio di jeans classici e qualche top dai colori neutri. Queste sono graffette che possono essere abbinate a quasi tutto. Buone scelte. I colori neutri sono facili da lavorare. Hai preso in considerazione l'idea di fare acquisti nei negozi dell'usato o nei negozi di seconda mano? Sì, l'ho fatto. Lo shopping dell'usato è un ottimo modo per trovare pezzi unici pur essendo sostenibili. È come una caccia al tesoro. Esattamente. Puoi scoprire capi vintage o pezzi unici che aggiungono carattere al tuo guardaroba. Inoltre, spesso è più conveniente che acquistarne uno nuovo. È vero. Adoro l'idea di dare una seconda vita ai vestiti. È bello sapere che sto avendo un impatto positivo. Decisamente. Un'altra opzione è cercare marchi che diano priorità ai materiali sostenibili, come il cotone organico o i tessuti riciclati. Questo è un ottimo punto. I marchi sostenibili stanno diventando sempre più popolari e molti offrono opzioni eleganti. Mi piacerebbe sostenere quelle aziende. Sì, scegliendo marchi sostenibili, li incoraggi a continuare le loro pratiche rispettose dell'ambiente. Ogni acquisto conta. Sono completamente d'accordo. Penso anche che sia importante considerare come prendersi cura dei vestiti per prolungarne la durata. Assolutamente. Lavare i vestiti in acqua fredda e asciugarli all'aria può aiutare a ridurre il consumo di energia e prevenire l'usura. Questi sono ottimi consigli. Sarò sicuramente più attento a come mi prendo cura dei miei vestiti. La sostenibilità è un viaggio, non solo una destinazione. Ben detto. Si tratta di fare scelte migliori nel tempo. Hai pensato di organizzare uno scambio di vestiti con le amiche? È un'idea geniale. Uno scambio di vestiti potrebbe essere un modo divertente per rinfrescare il nostro guardaroba senza spendere soldi. Inoltre promuove la sostenibilità. Esattamente. È un ottimo modo per condividere vestiti e trovare nuovi preferiti riducendo allo stesso tempo gli sprechi. Mi piacerebbe partecipare. Anche io. Potremmo riunire un gruppo di amici e renderlo un evento divertente. Potremmo anche includere snack e bevande per renderlo più piacevole. Sembra perfetto. Sarebbe una grande opportunità per socializzare pur essendo attenti all'ambiente. Pianifichiamolo. Lezione 20. Suggerimenti per la gestione del tempo. Ehi Anna, oh no. Mi sono appena accorto che ho un progetto in scadenza domani e non ho ancora iniziato, dovrò sbrigarmi allora. Ciao Giovanni. Non preoccuparti, hai tempo. È ancora presto. Quanto lavoro ti resta? Ho bisogno di scrivere un rapporto e creare una presentazione. Mi sento un po' sopraffatto, a dire il vero. È comprensibile. Quando hai molto da fare, può essere stressante. Hai pensato di suddividerlo in compiti più piccoli?
È una buona idea. Se divido il lavoro in sezioni, potrebbe sembrare più gestibile. Inizierò prima con il rapporto. Ottima scelta! Scrivere il rapporto ti darà una solida base per la tua presentazione. Quanto tempo pensi che ci vorrà? Penso che ci vorranno circa 2 ore. Dopodiché posso concentrarmi sulle diapositive. Spero di riuscire a finire tutto in tempo. Credo che tu possa farcela. Rimani concentrato e riduci al minimo le distrazioni. Magari spegni il telefono o trova un posto tranquillo dove lavorare. Questo è un buon consiglio. Imposterò un timer per 25 minuti e lavorerò senza interruzioni. Poi posso fare una breve pausa. La tecnica del pomodoro è efficace. Aiuta a mantenere la concentrazione consentendo pause regolari. Come ti prepari solitamente per una presentazione? Mi piace creare prima uno schema chiaro. Mi aiuta a organizzare i miei pensieri e mi assicura di coprire tutti i punti importanti. È intelligente. Uno schema può anche rendere la tua presentazione più coerente. Hai intenzione di esercitarti prima della presentazione? Sì, di solito provo un paio di volte. Mi aiuta a sentirmi più sicuro e a identificare le aree che necessitano di miglioramento. Fare pratica è fondamentale. Può davvero aumentare la tua fiducia. Potresti anche voler presentare davanti a un amico per un feedback. È un'ottima idea. Potrei chiederti di aiutarmi a esercitarmi. Avere il punto di vista di un'altra persona può essere davvero prezioso. Sarei felice di aiutarti. Fammi sapere quando sei pronto. Possiamo esaminare le tue diapositive e assicurarci che tutto scorra bene. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo supporto. Mi sento un po' meglio sapendo di avere un piano e qualcuno che mi aiuta. Ovviamente, ricorda, è importante prenderti cura di te stesso durante i periodi stressanti. Assicurati di mangiare qualcosa e di rimanere idratato. Buon punto. Prenderò uno spuntino e un po' d'acqua mentre lavoro. È facile dimenticare queste cose quando sei concentrato. Sì, ma sono essenziali per mantenere la tua energia e concentrazione. Ce l'hai, John. Basta fare un passo alla volta. Grazie. Inizierò ora con il rapporto e ti terrò aggiornato sui miei progressi. Mi sento già più ottimista. Questo è lo spirito. Non vedo l'ora di vedere la tua presentazione finale. Ricorda solo di respirare e rimanere positivo durante tutto il processo.